Una domanda interessantissima. C'è stato anche un grande dibattito che in un qualche modo ha mosso filosofi, filologi e storici sullo stesso campo di battaglia per decidere di questa questione. In effetti, la storia della filosofia conosce una rinascenza negli studi in seguito alle lezioni di storia della filosofia di Hegel, il quale proponeva un'analisi dei testi estremamente teoretica, al punto che le sue interpretazioni, soprattutto le interpretazioni dei suoi discepoli, delle volte sembravano sforzare le fonti e quindi tradire la storicità del proprio materiale di indagine. Di reazione è nato tutto un movimento di studi che aveva come capitano una figura ex idealista, poi filosofo neocantiano, che si chiama Edward Zeller, il quale propone un diverso metodo che ritorni alle fonti, che non si permetta di far dire al pensato dei filosofi di più di quello che storicamente i testi ci dicono che abbiano pensato. Ancora si vive una tensione epistemologica da questo punto di vista. C'è chi in effetti arriva a dire che i sistemi dei filosofi non esistono, ma esistono solo i filosofi che li hanno pensati e pertanto possiamo solo parlare a partire dai testi. Portare al di là dei testi i ragionamenti che i filosofi hanno fatto significa tradirne la storicità. Al contempo però altri studiosi, anche illustri, rilevano che il problema della filosofia non riguarda semplicemente i fatti. Il filosofo stesso non si avvicina ai suoi predecessori per sapere quello che hanno detto. C'è una frase di San Tommaso molto interessante che si trova nel suo commentario al De Cielo di Aristotele, in cui dice sostanzialmente che al filosofo non interessa ciò che dicono gli autori, ma se ciò che hanno detto è vero o falso. E siccome la verità si configura secondo l'avverbio temporale sempre, una cosa o è vera sempre o non lo è mai stata. Allora consultiamo i nostri predecessori, perché anche loro in un qualche modo avranno intravisto quella verità. Se essa è sempre stata vera e se essi sono uomini esattamente come noi. A mio avviso, di fronte a questa disputa, la vera storia della filosofia sta nel ridurre la nostra coscienza alle fonti, oppure la vera storia della filosofia sta nel portare alle estreme conseguenze le fonti, anche al di là di quello che i testi hanno pensato, per capirne i sistemi. Ebbene, queste due posizioni in realtà camminano su un'ambiguità terminologica. Qui storia della filosofia è un termine che denota due discipline, a mio avviso, completamente diverse. Il problema è che, essendo il termine lo stesso, nell'unica menzione si confonde anche la duplice denotazione. Ma propriamente noi possiamo comprendere perché entrambe le posizioni sono legittime, recuperando alla memoria che cos'è una scienza. Beh, noi sappiamo che quando un uomo cerca di sapere, anzitutto cerca di sapere qualcosa. Quindi la scienza è sempre in relazione a un oggetto, o, per utilizzare un termine più antico, medievale, a un soggetto, termine che peraltro si conserva nel mondo educativo anglosassone, dove le materie sono dette subject, un soggetto. Al contempo però ci accorgiamo che la complessità
delle cose che vogliamo studiare può essere inquadrata da diversi lati, da diverse sfaccettature, e che le sfaccettature, pur mettendoci in contatto sempre con la medesima cosa, ci fanno vedere aspetti diversi della stessa. Cioè, in un certo senso, stiamo e non stiamo guardando la stessa cosa. L'inquadratura con cui la guardiamo normalmente viene sottolineata linguisticamente da una particella che si chiama in quanto. In quanto. Per esempio, noi sappiamo che l'antropologo culturale studia l'essere umano, soggetto della sua disciplina è l'essere umano, ma in quanto sorgente di cultura. Mentre il biologo lo studia in quanto essere vivente, lo stesso oggetto, ma lati completamente diversi, discipline completamente diverse, a cui si aggiunge peraltro una diversità metodologica. Persino dentro la stessa scienza possiamo trovare più di una metodologia. Quindi quando si dà una diversità di inquadratura, abbiamo anche una diversità di scienza. La storia della filosofia può essere reinterpretata così, a partire da questa elementare considerazione. Cosa cerca lo storico della filosofia al modo di Zeller e che cosa cerca lo storico della filosofia al modo di Hegel? Lo storico della filosofia al modo di Zeller cerca di comprendere che cosa l'autore ha storicamente pensato. Guarda il pensiero prodotto dentro una fonte, quindi testificato, divenuto scritto, come un effetto la cui causa è il pensatore. Comprendere l'effetto significa ridurlo al pensatore. Al contempo il pensatore ha un suo aspetto di originalità, quindi un differenziale che non è riducibile ad altro, e poi ha una formazione che dipende dalla sua cultura personale e dalla sua cultura sociale, dal contesto storico in cui è vissuto. E così andando nel ricostruire la sua cultura personale, influenze, letture, maestri, e la sua cultura sociale, istituzioni, religioni, lingua, si cerca di chiarire quel pensiero. Ma sappiamo anche che il pensiero dell'autore è molto più di ciò che ha testificato. Ci sono intuizioni che sono rimaste sospese, ci sono intuizioni che non sono state conciliate. Questo è il compito dello storico dei filosofi, ricostruire che cosa un autore ha pensato. Pertanto guarda la filosofia, nella sua successione storica, in quanto pensata da un autore. Lo storico della filosofia in senso teoretico, potremmo dire con un'etichetta lo storico della filosofia simpliciter, perché è così, in senso teoretico, che nasce la storia della filosofia, quando Aristotele ha incominciato a compiere le prime indagini sugli autori del passato. Lo storico della filosofia in senso teoretico prende il pensiero di un autore come qualcosa che in un certo senso è a sé stante. Ma si può comprendere il perché, non è un approccio peregrino, perché effettivamente il pensiero ha le sue leggi e un autore non afferma tutto quello che afferma solo in nome delle leggi del pensiero, delle volte per motivi culturali, delle volte per motivi affettivi. La prova che ci sia un'eccedenza fra quello che l'autore ha scritto e quello che l'autore ha pensato sono proprio le conseguenze peregrine del suo stesso pensiero. C'è uno strumento logico inventato dai presocratici che è quella della riduzione all'assurdo. Propriamente si celebra Zenone di Elea per questa invenzione logica, per cui non si fa nient'altro che prendere la tesi di un autore e attraverso coerenza logica si vede fino a quali conseguenze quella tesi conduce. E se quelle conseguenze sono in contraddizione con la tesi o l'autore non può sposarle, si trova a dover
rifiutare con le conclusioni anche le premesse. Questo che cosa vuol dire? Che dentro le premesse di un pensiero ci sono conclusioni che l'autore non ha perlustrato e che persino potrebbero vederlo in disaccordo. Quindi in un certo senso il pensiero di un autore vive di vita propria, ha le sue leggi. Al di là del fatto che la persona che ha scritto quel pensiero lo condivida fino alle sue ultime conseguenze. In questo caso non abbiamo più la storia del pensiero, della filosofia, in quanto pensata da quell'autore, perché ciò che interessa non è più semplicemente quello che un autore ha storicamente pensato, ma fino a che punto si possa pensare la realtà a partire dalle premesse e dai principi di quel sistema filosofico, che sopravvive a quell'autore e che in un certo senso viene condiviso anche ad altri autori che aggiungono premesse, portano coerenza, modificano alcuni aspetti. Lo studio del pensiero in quanto pensiero, secondo le sue leggi intrinseche di ragionevolezza, costituisce l'approccio teoretico alla storia della filosofia. In questo pensiero i principi fondamentali non saranno più l'originalità e la cultura di chi ha scritto, bensì la coesione interna dei ragionamenti, la loro potenza nello spiegare fenomeni, addirittura nel prevederli, ossia la loro chiarezza, e infine la loro adeguatezza alla realtà. In altri termini, lo storico della filosofia in senso storico o storico dei filosofi si domanda della verità dei fatti, se un autore ha veramente pensato qualcosa o meno. Lo storico della filosofia in senso teoretico guarda il pensiero nella sua successione storica per vedere se quelle idee sono vere, a prescindere da chi le abbia pensate.